Ciao ragazzi, allora, vediamo se riesco a fare un video più corto rispetto a quello che avevo registrato. Vi parlo in generale della scuola adesso e delle cose che accomunano i diversi eh, anni di scuola, diverse tipologie di scuola che ci sono in Italia. Magari vi aggiungo qualcosa che riguarda la mia esperienza, ma vediamo. Allora, la scuola in Italia è abbastanza autonoma. Lo Stato dà delle leggi, però ogni regione e comunque ogni comune può decidere quali scuole aprire e dove. Per esempio in montagna, mi viene in mente la Valle d'Aosta, ma anche in altre zone d'Italia, non è necessario che sia lì. Ci sono dei paesi molto molto piccoli con pochi bambini e ragazzi e quindi a seconda della grandezza di questo paese si può decidere di non fare scuola, di fare solo l'asilo, di arrivare fino alle elementari, di arrivare fino alle medie. Solitamente le scuole superiori ci sono nei paesi più grandi. Nel capoluogo di regione, tornando alla Valle d'Aosta, c'è anche l'università. Molto spesso i ragazzi di una stessa vallata, quindi di una stessa zona, devono spostarsi col pullman o a piedi in altri modi per raggiungere la propria scuola superiore, la propria scuola media, si fanno portare dai genitori nelle varie scuole e possono andare a scuola così, ma non possono stare nel loro paese. In città ovviamente non c'è questo problema, ogni ragazzo o ragazza è libero di andare nella scuola che preferisce, solitamente si sceglie una scuola abbastanza vicina per comodità, ma si può portare anche da un'altra parte della città. Ovviamente anche nei paesi vicino alle città molto spesso non ci sono scuole superiori o scuole medie, quindi i ragazzi devono arrivare in città accompagnati dai genitori la mattina o prendere il treno o il pullman in modo da poter proseguire i loro studi. In generale, le scuole, per ora vi parlo principalmente di asili, scuole materne, elementari, medie e scuole superiori, partono da metà settembre e finiscono a metà giugno. Ogni singola scuola può decidere quando fare le vacanze e come. In generale, oltre ai giorni proprio di festa in Italia, si può stare a casa dei giorni in più, soprattutto se questi giorni di festa sono vicini al weekend o ad altri giorni di festa, come avviene a dicembre, per esempio, per Natale. Quando si sta a casa 2 settimane, dal 23 dicembre fino al 6 gennaio compreso, e quindi si unisce Natale, Capodanno ed Epifania. Altrimenti, appunto, ogni scuola decide il giorno proprio in cui iniziare e il giorno preciso in cui finire l'anno scolastico. Gli esami dopo la quinta elementare, dopo la terza media e dopo la quinta superiore si svolgono da metà giugno, praticamente la settimana dopo, un paio di settimane dopo la fine della scuola, quindi anche luglio, per un paio di settimane o un mesetto. E poi vi parlo più approfonditamente di questi esami. L'università invece parte da ottobre e praticamente dura per sempre, nel senso che chiude o comunque è a ranghi ridotti, diciamo, ad agosto ed è praticamente chiusa alle 2 settimane vicine a Ferragosto, in cui solitamente sono tutti in vacanza, e si alternano periodi di lezione a periodi di esami. Quindi a seconda del tipo di facoltà e di come è organizzata si ha per esempio 3 mesi di lezione e un mese di esami e via così fino a fine anno. In estate, quindi settembre e
a luglio e anche in alcuni casi alcuni giorni di agosto si hanno solo esami. Di solito le lezioni finiscono a giugno, se ben ricordo. Poi ultimamente è cambiato tutto, quindi prendete un po' tutto con le pinze perché mi baso un po' sulla mia esperienza e un po' su quello che mi hanno raccontato i ragazzi a cui do ripetizioni. Ora col Covid le cose sono un po' cambiate in generale, quindi non solo è passato tanto tempo da quando andavo io a scuola, ma è anche proprio cambiata la situazione. In generale però è così. Poi se qualcuno vuole chiarificare ed è più giovane e sta attraversando gli anni delle superiori dell'università, ben venga, scrivete e raccontate. Parliamone, insomma. Quindi, altre cose simili, le verifiche o comunque gli esami nelle scuole classiche, definiamole così, ma anche se non è vero, comunque negli anni di scuola precedenti all'università si hanno interrogazioni orali e verifiche scritte. È l'insegnante che decide quando farli e poi vedremo più in dettaglio. Comunque sia, lo scritto si fa in classe insieme ai compagni, l'orale in piedi di fronte ai compagni di classe vicino alla cattedra. E questo in tutti gli anni scolastici, tranne appunto l'università in cui lo scritto si fa sì nelle aule insieme agli altri, mentre l'orale si fa da soli solitamente con il professore e un testimone che possa dire che si è svolto tutto senza intoppi e comunque non ci sono favoritismi. In tutti i gradi di scuola, tranne l'università, c'è un intervallo di solito verso le 10:30, può essere un po' prima, un po' dopo, e dura un quarto d'ora. Si fa merenda, si parla con gli amici, si può andare, anzi è consigliato andare fuori dall'aula, e anche se molti restano comunque in aula, ma vabbè, e poi si torna in aula. Ognuno poi ha il proprio banco, solitamente, a meno che l'insegnante non decida di cambiarlo, di spostarlo di banco e cambiare compagni di banco, ma soprattutto i primi anni di scuola. E è l'insegnante che viene nelle aule, quindi non sono gli studenti hanno la stessa aula, lo stesso banco, finché appunto non cambia qualcosa, mentre sono gli insegnanti che si spostano. L'università invece è diversa, le lezioni durano solitamente un paio d'ore, si svolgono in una aula ben precisa e sono gli studenti che vanno in quell'aula dove trovano l'insegnante. L'intervallo per il pranzo in università può essere di un'ora di solito, ma dipende, e quindi si mangia fuori. In alcuni casi ci sono le mense universitarie, ma non tutte le università sono così fortunate, purtroppo. E quindi vanno a mangiare fuori o si portano qualcosa da casa, i ragazzi e le ragazze che studiano. Mentre gli altri gradi di scuola, alcuni terminano le lezioni del giorno verso l'una e un quarto, quindi possono andare a casa a mangiare. Altri invece, se hanno il rientro o finiscono più tardi, perché alcuni in effetti finiscono anche quasi alle 2, ma poi hanno il pomeriggio libero, quindi vanno a casa a mangiare. Se alcuni invece hanno il rientro, quindi devono tornare a casa, devono tornare a scuola, o mangiano direttamente a scuola portandosi qualcosa da casa, o se riescono vanno a casa a mangiare. Il rientro dipende, o si ha lezione al pomeriggio oppure si hanno dei corsi di recupero, può essere quello. Che altro? Credo di avervi detto più o meno tutto. Guardiamo comunque in tutti i tipi di scuola in maniera più approfondita nei prossimi video. Quindi direi di chiudere qua e ricominciamo poi
dall'asilo nido col prossimo video.